Settimo giorno di quarantena. Come avete visto non sono messo benissimo, sto iniziando a navigare nei vestiti e nella spazzatura, ma a parte qualche pignolo che sta guardando questo video, secondo me la situazione è più o meno per tutti uguale. E ragazzi, che dire, è incredibile. Vi ricordate l'ultimo weekly vlog? Sembra che le agenzie non accettino più prenotazioni per hotel, viaggi, eccetera, eccetera, quando appunto ero lì che pensavo al fatto che le agenzie non accettavano più i voli. Come cambia il mondo in pochissimi giorni. Non mi ricordo bene che data era più o meno 2 settimane fa. In questi 14 giorni siamo passati a parlare di Bugo e Morgan. Che succede? A essere praticamente agli arresti domiciliari. Anzi, in Campania sono agli arresti domiciliari perché non possono neanche uscire a correre o a fare una passeggiata. E dato che è una situazione storica, ci ritroveremo nei libri di storia, è un qualcosa senza precedenti. Io in questi giorni mi sono fatto la mia routine, sto portando avanti Twitch, mi sto allenando come una bestia, però è un qualcosa al quale non siamo veramente pronti o non siamo abituati. Volevo farvi vedere la mia esperienza, di come la sto vivendo. Sono curioso anche di sapere la vostra, perché sto già leggendo di gente che sta proprio sbroccando. Ormai per me gli orari non esistono più, perché a furia di vedere serie TV si fanno le 4 di mattina, poi mi sveglio all'1, una volta alle 11. È un disastro, si perde la cognizione del tempo. In ogni caso, dopo essermi svegliato più o meno oggi alle 10:30, 11, adesso sono le 12:29, quindi è ora di preparare da mangiare. Come potete vedere, le pentole di ieri non sono ancora lavate, quindi dovremo attrezzarci. E oggi cosa si mangia? Dato che è cheat day, perché sì, giusto, è domenica, sto prendendo la cognizione del tempo, un po' di pasta al sugo con un bel po' di grana. Di solito invece, durante le giornate normali, dato che me lo chiedete spesso, mangio un 110 grammi di questo, riso farro orzo, e un 110 grammi di fesa di tacchino. Prepariamo tutto. Dopo questo pomeriggio faremo un allenamento con Albert in diretta Skype su Twitch, dove anche voi appunto vi siete allenati con noi, e successivamente uscirò a correre e vi farò vedere Milano in che situazione è. È un qualcosa di incredibile. Parentesi, dato che so già che molti solo con la copertina del video sono già andati a scrivere "Oddio, cosa fai? Non puoi, dove sei? Devi stare a casa?" Voglio ricordarvi che per gli sportivi soprattutto, e in generale per tutte le persone che vogliono fare attività motoria da sole in Lombardia, perché non so nelle altre regioni, si può. Pronti per la live con Alberto su Twitch? Ci alleneremo tutti insieme virtualmente. Ho già fatto tutto il set, come potete vedere. Lì c'è un po' di casino, lo sapete, siamo tutti in una situazione molto grave. Una ventina di minuti, un circuitino, poi scarpe e si va a fare un bel 10-11 km per le vie di questa Milano deserta. Come ogni giorno poi più o meno per le 5:30 vado a correre. C'è stata molta confusione in questi giorni proprio sulle libertà personali che una persona può avere o meno. Cioè, ho notato molto questa cosa che tutti si scagliano verso le altre persone. Non puoi fare questo, non puoi fare l'altro. Ragazzi, ognuno deve avere una sua coscienza civica e capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ovviamente andare a giocare a calcetto con gli altri è una cosa sbagliatissima ed è giusto non farlo. Ma andare a correre da solo 40 minuti al giorno per scaricarsi e sfogarsi in questa quarantena che è dura, cioè è come se fossero dei domiciliari alla fine, cioè è inutile che ci giriamo intorno, ci stanno limitando molto la nostra libertà personale, bisogna secondo me in qualche modo sfogarsi. E dato che in questi giorni, girando per Milano,
La situazione è, come vedete, sembra veramente stare sul set di Io sono leggenda. Vi porto nei punti, diciamo, più caratteristici di Milano, dove di solito c'è una marea di gente, i posti più turistici, e vediamo come sono in questo momento. Nessuno. Maggior parte dei tram fermi. Qui dietro c'è via Torino. Ragazzi, sono veramente impressionato. Questo è il Duomo. Non c'è nessuno a parte qualche matto. Le uniche persone che si incontrano sono dei runner, come vedete, e basta. Adesso voglio provare ad andare verso Monte Napoleone, che è una delle vie dove di solito è veramente pieno di gente e c'è sempre un vai pazzesco di auto. Questa è via della Spiga, via Monte Napoleone, e posso dirlo, ho i brividi. Io in 28 anni che abito qui, questa spettralità, in una città che comunque ha milioni di abitanti, incredibile, guardate. Se c'è una cosa che si può dire è che di sicuro tutto questo rimarrà nei libri di storia e lo stiamo vivendo. Non ho parole. Sentite, siamo nel centro di Milano, proprio nel cuore, non si sente un rumore. Questo dove sto entrando è un altro luogo veramente tanto frequentato dai turisti, di solito, che è il Corso Vittorio Emanuele. Guardate. Mentre ero nella mia corsa / documentario, un fan, un metro e mezzo di distanza, Io sono 10 anni qua a Milano, non ho mai visto Milano così. Ciao! Iniziato di giorno, finito di notte, ci ho preso un po' la mano, abbiamo fatto un 12 km. Ho voluto spingere un po' di più perché appunto oggi ho fatto anche un po' di documentario, come avete visto. Adesso si torna a casa, doccetta, se magna da paura e poi mega diretta come al solito insieme ad Albert su iRacing, perché è l'unica cosa che si può fare insieme a Netflix e a Pornhub Premium, che molti di voi sapranno e avranno già fatto, anche perché YouTube l'ho finito, sono finito a guardare le murene e la pesca subacquea alle 3 di notte. Ecco, aiuto. Minchia sei scarso. Giro record. Fucsia, signori. E andiamo a prenderli. Cioè, ma il primo giro quanti ne hai passati? No, 10 forse, 12. Ragazzi, che gara è stata. Mi sono dovuto cambiare la maglietta perché ho sudato 7 camicie. Comunque farò un video dedicato a quello che è successo stasera, perché non succede spesso. In ogni caso siamo alla fine di questa giornata in quarantena. So che molti di voi, magari avendo idee diverse, non gli è piaciuto che io sia andato a correre, ma ripeto, se veramente vi fermate un secondo e pensate è più pericoloso andare a fare la spesa rispetto a avere il sacrosanto diritto di prendersi una boccata d'aria da soli e andare a fare una corsa per sfogarsi. E ovviamente condanno io stesso chi invece sfrutta queste possibilità per ritrovarsi con persone, amici e creare assembramenti, cosa che è assolutamente vietata ed è quello che bisogna evitare. Comunque, a parte questo, mi fa veramente tanto piacere che questa crisi abbia creato un grosso legame nazionale, ci sentiamo tutti più italiani, cosa che dovrebbe essere sempre così, ma purtroppo con le 1000 cose che ci sono da fare ogni giorno è molto difficile, lo posso capire. Io stesso non riuscivo più a godermi quello che stavo facendo, il fatto di fare le gare, di correre, cioè le mie domande erano: ma potrò arrivare primo?
riuscirò a essere competitivo, e non era il fatto del vado in moto. Invece adesso il mio unico pensiero è chissà quando potremo riuscire da questa situazione e potremo avere la possibilità di gustarci le nostre passioni. E penso che ognuno in questo periodo abbia molto più tempo per se stesso, per analizzare tutto il suo percorso nell'ultimo periodo e possa fare un punto zero per ripartire meglio. Quindi speriamo di uscire da questa situazione il più in fretta possibile. Mi raccomando, cerchiamo di pensare con la nostra testa, ma di mantenere e rispettare le regole che ci sono state date. Se volete seguirmi sui miei altri social, trovate tutto qui sotto in descrizione. Come al solito, speriamo presto, gas, e ci vediamo al prossimo video.